Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Siamo al quarto numero della nostra rubrica, la quale sta avendo sempre più visibilità. E più visibilità vuol dire più amici che conosciamo e anche più nemici. Incontriamo infatti sempre più spesso persone che, e non le facciamo una colpa, che hanno vissuto per molti o per pochi anni con una certa visione del mondo, con una certa ideologia, con un certo modo di pensare. E può succedere nel percorso della vita di incontrare dei dati, delle testimonianze, dei fatti che possono mettere in discussione quello a cui abbiamo sempre creduto. Bene, per seguire la nostra rubrica è necessaria una onestà intellettuale. Onestà intellettuale vuol dire che nel caso in cui dovessimo imbatterci in dati che non possono essere ignorati e che sono capaci di mettere in discussione ciò a cui abbiamo sempre pensato, ciò a cui abbiamo sempre creduto, bene, non possiamo non tenerli in considerazione. I fatti sono una cosa, il modo di pensare, l'ideologia, come si vede il mondo, eccetera, ne viene di conseguenza. Quindi è una struttura molto più leggera questa naturalmente, ma che deve derivare necessariamente dai fatti. E gli articoli sono da leggere con attenzione. Capisco la tanta voglia che c'è nel commentare, vi ringrazio, ma prima di commentare leggiamo bene quello che c'è scritto. Sta accadendo infatti che alcuni facciano delle domande nei commenti, le cui risposte poi si trovano esattamente negli articoli. E questa è una perdita di tempo, chiaramente, una perdita di tempo per chi scrive la domanda, è una perdita di tempo per chi scrive la risposta ed è una perdita di tempo per chi legge sia le domande e le risposte che l'articolo. Quindi va bene commentare, ma prima di tutto leggiamo con attenzione i dati, leggiamo con attenzione l'articolo e dopo, se è il caso, commentiamo e contribuiamo in maniera attiva e partecipativa alla discussione. Ma veniamo a noi. Questa settimana abbiamo sbufalato un sito che dice di essere contro le fake news. Capite che è grave? Se sono gli stessi siti che si autoproclamano difensori della verità e che cercano di smentire altri siti, e se sono essi stessi primi a diffondere delle fake news, come le chiamano, bene, capite che la cosa è grave perché gli utenti che leggono questi siti sono portati a fidarsi di più di questi siti. E la notizia che questa settimana abbiamo smentito non è stata divulgata solamente da questo sito, ma questo sito, che è bufale.net, l'ha catalogata come notizia vera. E adesso ne parliamo. Non vuol dire questo naturalmente non seguire più questi siti contro le bufale, come dicono di essere, perché in molti casi in realtà le smascherano e come le vere e proprie bufale, ma in altri casi questo non avviene. Quindi il comportamento da attuare è un comportamento molto serio e responsabile, verificare tutto ciò che trovate scritto anche su questi siti. La notizia è questa: secondo il sito bufale.net, noi di questo oggi ci occupiamo, l'Italia sarebbe l'ultimo Stato in Europa per titoli di studio e sarebbe il più ignorante. Come fare per smentire questa notizia? È molto semplice, basta andare a leggere la fonte originale, cioè il rapporto originale dell'Istat, che consta di 17 pagine. Lo abbiamo letto tutto. E cosa c'era scritto in questo rapporto? Un qualcosa di diverso rispetto al sito bufale.net. Infatti, innanzitutto, nel rapporto originale mai viene fatta menzione del concetto di ignoranza. E perché? Prendiamo un vocabolario qualsiasi della lingua italiana. Ignoranza vuol dire proprio etimologicamente non conoscenza, non considerazione di un qualcosa. E quindi chi può affermare di non essere ignorante? Partendo proprio dalle persone più acculturate, cioè dai premi Nobel. Chiunque di noi può ignorare qualcosa e certamente manca di qualcosa nella propria vita. Come potremmo, dall'altro lato, definire ignorante chi non possiede titoli di studio? Potremmo forse definire ignorante chi viveva nelle antiche civiltà? Direi di no, anzi. Potremmo forse definire ignorante chi fino a qualche decina di anni fa viveva solamente di ciò che raccoglieva e di ciò che allevava? I contadini, i nostri antenati? Direi assolutamente no. E potremmo forse definire non ignorante chi invece
ha dei titoli di studio ed è laureato, per esempio? O forse esistono degli istituti purtroppo che non permettono la coltivazione di una vera e propria cultura, che magari insegnano un mestiere, ma non educano le generazioni a pensare con la propria testa e a saper scegliere, a saper guidare la propria vita. Bene, quindi è chiaro come un istituto di statistica non possa considerare il fattore ignoranza, non è chiaramente definibile. Infatti, nel rapporto originale dell'Istat si parla semplicemente di possesso di titoli di studio. Ma attenzione, perché la questione non finisce qui, non sarebbe una vera e propria bufala. Infatti, l'Italia non è all'ultimo posto degli Stati europei per possesso di titoli di studio, è al di sotto della media europea, ma dopo l'Italia si trovano altri Stati. Quindi dare il titolo l'Italia ultima in Europa per ignoranza chiaramente è falso. Io nella chiusura del mio articolo ho detto il fatto però che l'articolista di questa notizia del sito bufale.net abbia letto realmente il rapporto dell'Istat è dimostrato dal fatto che nel loro articolo vengono riportati dei dati numerici che si trovano all'interno dello studio. Tra l'altro quello che abbiamo detto è proprio nella prima pagina dello studio. E dunque vuol dire che lo ha letto realmente e allora ha deciso, chissà perché, di consegnarci una notizia non vera. Ma in realtà esiste anche una seconda possibilità che non ho voluto scrivere. Bene, questa possibilità è la seguente. Infatti, prima della notizia diffusa dal sito bufale.net vi erano state altre testate che avevano diffuso la stessa notizia, però non tutte in maniera errata, questo lo sottolineiamo. E alcune di queste testate avevano diffuso anche gli stessi numeri riportati dal sito bufale.net. Quindi in realtà è anche possibile che l'articolista abbia ripreso semplicemente queste altre notizie, riportando alcuni di quei dati numerici, e quindi può essere anche che non abbia letto il rapporto originale dell'Istat. Questo è molto grave, chiaramente, ma è altrettanto grave il fatto che magari lo ha letto realmente, noi crediamo nella buona fede, quindi ha letto realmente il rapporto originale, ma chissà perché ha deciso di fornirci una notizia errata. Questo articolo, che trovate nel link nella descrizione di questo video, è stato letto dalla redazione del sito bufale.net, ne abbiamo avuto riscontro. Ma io ritengo che quando viene messa in luce un errore, quando viene dimostrato che qualcuno ha diffuso una notizia non vera, noi l'abbiamo fatto, bene, allora sarebbe buona cosa, sarebbe d'uopo da parte di chi è il responsabile della diffusione di questa notizia non corretta, effettuare una correzione, quindi divulgare un'errata corrige. Le correzioni purtroppo per le qualità intrinseche dei mezzi di comunicazione e del mondo dell'informazione non raggiungono tutte le persone che sono state invece raggiunte dalla prima notizia, quella non esatta, ma almeno è corretto, sia eticamente sia deontologicamente, diffondere una correzione. Secondo voi lo hanno fatto? A me non risulta. Aspettiamo fiduciosi. Ma lanciamo anche a questo punto un messaggio a tutti coloro che continuano a diffondere queste notizie non vere. Siamo arrivati infatti al quarto numero della nostra rubrica, siamo appena nati praticamente, e vogliamo dire a questi autoproclamati professionisti dell'informazione che noi ci siamo. Sono settimane che stiamo smentendo le fregnacce che loro ci divulgano e ci diffondono attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Non è vero che le bufale circolano solo in rete, certo ne circolano tante, l'abbiamo anche studiato e l'abbiamo pubblicato, ma il problema più grave è un altro, quando queste circolano dai canali accreditati. Non esistono luoghi delle fake news, non esistono luoghi delle notizie vere. I professionisti dell'informazione quando la smetteranno di prenderci per sciocchi? Non lo siamo evidentemente. Quando la smetteranno di diffondere notizie non vere al popolo italiano? Noi siamo qua, di settimana in settimana continueremo a smentire tutte le stupidaggini che ci dicono. Però la nostra missione, una vera e propria missione, non può continuare senza il vostro aiuto. Continuate a segnalare notizie, non appunto quelle stupidaggini che circolano su WhatsApp, sui social, non è quello il nostro obiettivo. Segnalate le notizie dei telegiornali, le notizie dei giornali, le notizie dei siti internet accreditati da loro stessi.
Noi smentiremo le loro bufale, le loro fake news. Non autoproclamiamoci dalla nostra parte invece tuttologi quando discutiamo. Addirittura tuttologi che cercano di insegnare il mestiere a chi quel mestiere lo fa realmente nella propria vita. Ricordiamoci cosa vuol dire società della conoscenza. Chiunque ha il diritto di dire la propria opinione su tutti i temi, dopo però essersi informati dagli esperti, da chi di quei temi ne capisce. E non possiamo quindi continuare la nostra missione senza diffondere questa informazione corretta. Vedete, c'è il tasto condividi, condividete anche questo video, perché se continuiamo a parlare solamente tra di noi è chiaro che tutto questo non ha alcun senso. Dobbiamo diffondere queste notizie a più persone possibili, condividiamo queste informazioni corrette. C'è il mi piace, c'è anche il non mi piace, ecco, diciamo anche qualcosa su questo. Più si diventa visibili naturalmente, più aumentano i simpaticoni che amano divertirsi cliccando il tasto del dislike, non parliamo solo di YouTube. Ma sarebbe simpatico, sarebbe bello sapere perché queste persone mettono il dislike. Sarebbe bello che lo scrivessero. Infatti si mette il dislike quando si è in disaccordo sui contenuti della proposta, quindi i contenuti di un video, i contenuti di una foto, i contenuti di un post, eccetera. È anche interessante vedere come la durata media di visualizzazione dei video su YouTube non corrisponde assolutamente alla durata totale del video, né tantomeno gli si avvicina. E quindi chissà quanto dei nostri video loro abbiano guardato. E in più ricordiamo anche che il dislike non serve per esprimere il proprio dissenso riguardo a una propria posizione politica che magari viene intaccata dai dati riportati nel prodotto a cui si mette il non mi piace. Ricordiamoci appunto che semmai un passo diverso, un modo diverso di pensare deve venire da noi stessi. I dati non possono essere ignorati e mettiamo il mi piace e il non mi piace sui contenuti di ciò che viene. Continuate a segnalare, iscrivetevi e ricordatevi, quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. Ci vediamo mercoledì col nuovo articolo e ci vediamo domenica prossima con la prossima live, sempre sul mio canale YouTube, sempre alle 18. A presto, da Ivan Fiorillo.